Salve a tutti, ben arrivati su Italy Rocks. Sono Giulio Amadei Coles, il vostro Italian Language Coach. Questo mio canale YouTube vi offre una serie di validissimi aiuti linguistici per sostenervi e assistervi nello studio della lingua italiana parlata ad ogni livello di apprendimento voi siate. La serie Parole spinose pronuncia tratta oggi di un'altra parola diffusissima in tutto il Nord America, ma che se detta alla nordamericana non è pronunciata come ogni italiano la accenterebbe. Casino. Purtroppo la pronuncia nordamericana di questa parola in Italia potrebbe darvi qualche difficoltà. Ne capirete molto presto il perché. Ma restate con me fino alla fine, mi raccomando, perché nella seconda parte del video vi darò molti sinonimi di tutti i vocaboli che vedremo oggi, così che non avrete più bisogno né di usare né di pronunciare questa parola spinosa. A subito dopo la sigla! Ecco pronto per voi un altro episodio della serie Parole spinose pronuncia. Oggi vi voglio parlare proprio di come pronunciare una parola accettata e usata da praticamente tutti gli anglofoni, che si usa per parlare, indicare o semplicemente raccontare di un luogo pubblico o privato dove ogni persona può scommettere oppure fare una puntata, in una sola frase darsi al gioco d'azzardo. Casino. Nei miei 25 anni di vita in Nord America, solo rarissimamente ho sentito accentare questa parola all'italiana e ogni volta che l'ho sentita pronunciare bene, cioè con l'accento tonico corretto, chi parlava conosceva o l'italiano oppure il francese. Sì, perché la parola casino è di origine francese, quindi la O finale va accentata quando la si pronuncia alla francese. In italiano il modo più semplice per riprodurre questo accento tonico e quindi questa pronuncia è quello di fare diventare la parola stessa tronca, cioè parola con l'accento tonico e grafico proprio sull'ultima vocale. Se non avete ben presente quali siano gli accenti tonici che le parole italiane possono avere, vi consiglio di andare immediatamente a vedere il mio video intitolato Accento tonico ballerino. Vi aiuterà. Ora voi mi potreste chiedere: ma Giulio, che importanza ha come pronuncio questa parola se quando lo faccio tutti, ma proprio tutti, capiscono perfettamente quello che voglio dire? Avete ragione. Il problema non è pronunciare questa parola dove vivete di solito. Se però, mentre siete in Italia, vi venisse voglia di tentare la dea bendata, cioè se vorreste sapere dove si trova il più vicino casinò, la pronuncia all'italiana è indispensabile. Mi spiego meglio. Come sapete dai miei video, tutto, ma proprio tutto di una parola italiana è fondamentale per una sua univoca identificazione. Molto spesso parole che hanno stessa ortografia si distinguono solamente per l'accento tonico di una delle vocali. Ora, la parola di oggi ha 3 vocali, ma solamente su 2 vocali l'accento tonico dà origine a parole usate. Facciamo un piccolo esercizio insieme. Costruiamo queste 2 parole. Primo passo.
Scriviamo 2 volte la parola di oggi senza nessun segno grafico. Secondo passo, costruiamo la prima parola mettendo l'accento tonico sulla O di Otranto a fine parola. Otteniamo così casino, che è parola tronca. Terzo passo, costruiamo la seconda parola ponendo adesso l'accento tonico sulla seconda vocale, la I di Imola. Otteniamo così casino, che è parola piana. Ed è proprio la parola piana, casino, che è non solo spinosa, ma spinosissima. Infatti, questa parola descrive il bordello, ovvero quel luogo, quella casa di piacere, dove prostitute e clienti si incontrano per reciprocarsi i loro favori. Capite ora benissimo che domandare alla concierge di un albergo «Volevo andare al casino, ce n'è uno vicino?» La vostra richiesta non è proprio il massimo, anche se la rima è perfetta. Avete sentito? Ora mi pare sentirvi dire: ma Giulio, che possiamo fare noi quando non ricordiamo dove piazzare questo benedetto accento tonico? Ed ecco qua, pronta per voi la seconda parte del video, i sinonimi. Cominciamo con la parola tronca, casino, che ne ha diversi. Vediamoli. Locale dove si gioca d'azzardo, bisca, ma il più utile sinonimo per voi da tenere a mente è sala da gioco. Al giorno d'oggi, in ogni città di qualunque grandezza e dovunque in Italia, è facile trovare e andare in una di queste sale da gioco che si presentano come posti non sempre molto grandi, ma estremamente accoglienti e pieni zeppi di possibilità per i frequentatori di tentare la fortuna. Voglio farvi un solo esempio concreto. La città di Venezia ha ben 2 casinò di sofisticata eleganza e mondanità. Il primo casinò è situato in un edificio storico, Cavendramin Kalergi, aperta al pubblico come casa da gioco dal 1935. La Cavendramin Kalergi è uno stupendo esempio di architettura rinascimentale veneziana. La sua posizione sul Canal Grande la rende un'attraente meta per turisti provenienti da ogni parte del mondo. Una nota storica: questo edificio fu dimora del compositore Richard Wagner durante il suo soggiorno a Venezia. Dal 1995, però, il Comune di Venezia ha donato alcune sale dell'edificio all'associazione musico-culturale dedicata al compositore tedesco. Il museo è aperto al pubblico a perenne memoria del musicista e del suo amore per la città lagunare. E vi ricordo infatti che Wagner morì proprio a Venezia nel 1883. Il secondo casinò a Venezia è situato nella nuovissima e ultramoderna Ca' Noguera. Questa casa da gioco è stata ideata, costruita e arredata ispirandosi allo stile e all'atmosfera di una tipica moderna gambling house americana. Tanto vero che sul web del casinò Ca' Noguera la casa da gioco è definita come il primo casinò all'americana in Italia. E la parola piana casino? Anche casino ha parecchi sinonimi. Abbiamo già visto bordello, poi possiamo avere casa di tolleranza e postribolo, ma direi che il più generico termine è luogo di prostituzione.
Direi comunque che questo può bastare per questa parola con questo significato. La parola casino ha però alcuni usi figurati che sono usatissimi ovunque in conversazioni informali, per esempio tra amici e conoscenti, ma non solo. Ve li voglio segnalare in modo che possiate rendervi conto di cosa gli italiani stanno parlando tra di loro. È infatti molto probabile che finirete per sentire questa parola usata dagli italiani continuamente. Vediamo i 4 significati più rilevanti. Primo significato: confusione. Per esempio, Mara, hai visto che casino in banca? Questa frase può significare che in banca c'erano molte più persone del solito. Secondo significato: fracasso, baccano. Per esempio, Mario, non fare tutto quel casino. In questa frase Mario, che probabilmente è un adolescente, tiene il volume della sua radio troppo alto. Notate l'uso del verbo fare precedere la parola casino, esattamente come l'espressione inglese equivalente usa make. Terzo significato: disordine, pasticcio. Per esempio, la frase Carletto, metti a posto quel casino. Qui il piccolo Carlo ha messo a soqquadro la sua stanzetta e un genitore, e molto probabilmente sua madre, non è punto contenta. Quarto significato: grande quantità. Per esempio, Giorgio, hai un casino di libri. Qui la persona che parla è sbalordita nel vedere la grande quantità di libri che l'amico Giorgio ha a casa sua. Come chicca finale voglio segnalarvi la parola casino usata come avverbio, col significato di moltissimo. Per esempio, la frase guardare il video accento tonico ballerino vi aiuterà un casino significa che io sono certissimo che a tutti voi sarà utilissimo dare un'occhiata al mio video dedicato agli accenti tonici della lingua italiana. Quindi una frase equivalente avrebbe potuto essere la seguente: guardare il video accento tonico ballerino vi aiuterà moltissimo, quindi fatelo, non vi pentirete. È tutto per questo video. Se il video vi è piaciuto, allora pollicione su e cliccate subscribe e la campanella per le notifiche di nuovi video. E ricordatevi sempre, it's my job to make your Italian sound terrific. Ciao, a presto!